Ciao a tutti, in questo video presento EmuWiki, il mio sito è dedicato agli emulatori e non solo. Mi scuso per fare questo video in italiano, ma io l'inglese, pur conoscendolo, non lo parlo molto spesso. Quindi la mia pronuncia non è molto bella e preferisco fare il video in italiano per poi sottotitolarlo. Ad ogni modo, andando sulla pagina introduttiva, spieghiamo un attimo che cosa si intende per che cos'è un emulatore. È in sostanza un programma che permette ai nostri PC, ma anche i tablet, le console e altro ancora, di replicare via software il funzionamento di un sistema completamente diverso, di trasformarlo, tra virgolette, cioè in un sistema completamente diverso. Eh, Tra questi sistemi sono sicuramente inclusi quelli relativi agli anni 80, un periodo nel quale quando si andava in un negozio di computer bisognava scegliere quale tra questi acquistare, ad esempio il Commodore 64, l'Apple II, lo Spectrum o per le console un NES, il Sega Master System e altro ancora. Va comunque detto che gli emulatori eh, ehm, replicano il funzionamento di sistemi anche più moderni come ad esempio la PlayStation 1, la PlayStation 2, la 3 e altro ancora. Il sito non contiene solo gli emulatori, ma ci sono delle altre sezioni che andiamo a vedere nel dettaglio in questo menu a sinistra. Partiamo appunto dagli emulatori che sono l'argomento principale del sito. Qui abbiamo gli emulatori per sistemi differenti quali Linux, Live CD, i Mac, gli online, i Raspberry Pi e Windows. Se ad esempio siamo interessati a sapere quali sono gli emulatori dell'Apple II per Windows, ecco che in questa pagina abbiamo l'emulatore in cima alla pagina che è quello più usato, poi c'è uno spazio e poi ci sono tutti gli altri emulatori ordinati per ordine alfabetico. Naturalmente, anche se l'emulatore più usato è questo, nulla vieta di utilizzare anche uno degli altri emulatori in base alle proprie preferenze. Mm. Comunque, se si clicca sull'icona della casetta, si apre l'home page dell'emulatore e si può scaricare la versione più recente. Altrimenti, se occorre, si clicca sull'icona del floppy disk e si scarica dal mio sito il programma in questione. Il sito contiene anche una piccola biblioteca. Purtroppo al momento non c'è molto, comunque ad ogni modo qui ci sono alcuni manuali, vediamo quelli relativi alla Commodore, vedete che non c'è tantissimo. Eh, Mi sono ripromesso nel tempo di ingrandirla, di aggiungere del materiale, prima o poi lo farò, portate pazienza, per adesso è così. Mm? Qui anche a livello di rivista l'unica completa è Retro Magazine World, la versione inglese di Retro Magazine World. È una rivista moderna che parla di argomenti retro, rivista che consiglio a tutti gli appassionati del settore. Vedete qui potete scaricare il PDF, da qui è una rivista che contiene al suo interno diversi articoli, recensioni e altro ancora. Qui invece vengono raccolte le frequently asked question, scusate per la pronuncia, una serie di testi che contengono le domande più frequenti relative a un dato sistema. Qui per esempio c'è quella dell'Amiga, vedete che è un file di testo diviso in 4 parti. Qui ci sono delle domande alle quali seguono le risposte.
Alcune notizie contenute qui sono datate, ma insomma nel complesso conviene sempre consultarle perché molte notizie, anche se vecchie, sono comunque attuali. Abbiamo poi una sezione dedicata ai giochi online. Da questa sezione è possibile giocare online ai giochi su Internet Archive. Questa sezione però l'ho trattata in questi due video, in questi due video e quindi non ne parlo qui. Già che siamo sul canale YouTube del sito, ehm, cito questo video riguardante le ricerche veloci e la gestione delle lingue e dei link. Ehm, Se vado sulla pagina delle news, qui vedete che ci sono delle news che riporto una volta al mese contenenti principalmente gli emulatori. Ora, come si fa ad esempio a capire dove trovare questo emulatore nel sito? In quel video viene spiegato, si utilizza questo motore di ricerca che non è Google, ma è proprio il motore di ricerca del sito. Nel video viene anche spiegato come passare da una lingua all'altra, e soprattutto per come linkare una pagina di MobiWiki dall'esterno. Cioè in sostanza voi dovete copiare l'indirizzo fino alla lingua e lasciando perdere tutto il resto, in quanto ogni volta che si carica una pagina quei valori vengono automaticamente aggiunti. Abbiamo anche una sezione dedicata alle interviste, anche qui purtroppo non sono moltissime, portate pazienza, ce ne sono solo 3. Voi cliccate qui e vedete, potete leggerla e scorrere qui avanti e indietro o andare direttamente all'indice. Eh, Cito ancora la pagina Facebook del sito. Qui vengono riportate le news in breve e questo link ci porta diciamo alla pagina delle news, a questa pagina qui. Eh, Qui c'è la pagina del gruppo di Facebook, è un gruppo italiano, ma potete tranquillamente parlare anche l'inglese se lo volete. Il gruppo adesso qui si vedono i contenuti perché sono linkato a Facebook, ma in realtà è un gruppo chiuso. Potete tranquillamente iscrivervi a condizione che rispettiate le idee altrui, altrimenti vi banno. Mm? Canale YouTube l'abbiamo già visto. C'è anche un forum che però è principalmente in italiano, un forum sul quale mi appoggio per pubblicare le news del mio sito. Ringrazio tra l'altro quelli del Che d'Italia per avermi dato questa possibilità, in quanto per mia scelta il MWiki non ha un suo forum. Poi questa è la pagina dei contatti per chi volesse contattarmi e questa invece è la pagina dei banner. Se qualcuno mi vuole linkare dall'esterno con un banner, qui ci sono dei banner in diversi formati. Mm? Io con questo ho terminato, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi auguro buona navigazione e buon divertimento.